E benvenuti in questo nuovo video. Abbiamo aspettato sostanzialmente un po' perché ci fossero più cose possibili da commentare, se no non è che avesse tutto questo senso parlare del nulla, insomma, in maniera un po' più, diciamo, cadenzata meglio, ma non aveva davvero senso. Quindi ora che ci sono un po' di news su vari fronti, non solo mercato, andiamo un po' a parlare, a dire quello che pensiamo. Infatti vogliamo sapere più che altro anche la vostra sulle varie cose, perché effettivamente è uscito il calendario, è uscita la seconda maglia, adesso andremo a dire i nostri pareri a livello di gusto, puramente di gusto, e poi passeremo comunque a vedere le amichevoli, perché sono uscite anche nuove date sulle amichevoli, e il mercato, ovviamente, vista la situazione, soprattutto quello in uscita, per forza di cose. A livello partendo dal calendario, così andiamo spediti, insomma, a livello di calendario, prima giornata sarà il 23 agosto, però sì, sarà in casa, per fortuna, Venezia-Bari, partita subito, devo dire... Importante. Sì, bella intensa, me l'aspetto secondo me, perché comunque il Bari in questi anni, vabbè che non ha fatto così bene, però comunque è pur sempre una piazza importantissima. Sì, sarà veramente una partita difficile, come è stata in realtà anche quando eravamo in Serie B contro il Bari. Mi ricordo che è sempre un po' difficile perché appunto è una squadra che lotta sempre in Serie B e lo fa dignitosamente. Ormai non so quanti anni è anche in Serie B, veramente è una veterana della categoria. Esatto. E quindi si partirà il 23, si chiuderà sempre in casa contro il Palermo. Anche quella? Sì, no, infatti, sì, il girone, le ultime partite sono tostissime. Comunque il calendario l'abbiamo fatto una bella grafica, secondo me, merito suo. E quindi se volete recuperarla l'abbiamo pubblicata nei post di YouTube o su Instagram, dove volete, insomma. Chi vuole salvarsela, chi vuole stamparsela, io me la stamperò perché effettivamente serve, è utile, sì, un po' per capire le giornate. Ci sono tanti turni infrasettimanali, quindi da tenere da conto, sì, e tenere lì visivamente, così insomma, per capire meglio il campionato e che tipo di partite ci aspettano mese per mese, insomma. A livello di seconda maglia, è uscita la seconda maglia, devo dire, a livello di pubblico, almeno di percezione, sì, anche a livello di sondaggi che abbiamo fatto su Instagram, devo dire che mi è piaciuta anche di più della prima. Esatto, e non me l'aspettavo. Io mi aspettavo una maglia che avesse un po' più colori, diciamo arancio e verde, almeno. Per la seconda, dici? Sì, perché l'anno scorso era così, era bianca, però almeno aveva l'arancio molto più marcato e il verde, sì, rispetto, sì, anche alla prima. È vero, un po' sì. Quindi, vedendo la prima maglia, che non è che aveva troppi colori... riferimenti. Sì. Poi, pensando all'anno scorso, che appunto la seconda maglia aveva più colori, mi aspettavo una maglia con i nostri colori, i veri colori della nostra squadra. Però effettivamente a primo impatto carina. Sì. Primo impatto no, non mi era piaciuta molto perché appunto mancavano i colori principali del Venezia. Però effettivamente, sapendo che anche il Bordeaux, diciamo che ormai è diventato un colore anche lui ufficiale, sì, il quarto colore. Sì, che poi c'è un senso, cioè nella spiegazione che ha presentato Nocta insieme a Venezia, e praticamente si rifà un po' al patrimonio, diciamo, della storia veneziana, i tessuti, quella roba lì che venivano commerciati dai mercanti di Venezia, quindi trova un senso, ecco. Sì. Quindi sono andati molto a studiare quell'aspetto lì e a rimarcare sul brand Venezia, come fanno tutti, come farebbero tutti, esatto, quelli di tutti i brand. In questo caso Nocta per me ha fatto comunque, guardando questa spiegazione, un buon lavoro. Esatto, vedendo da la questo punto di vista. Sì. A primo impatto dicevo cosa c'entra col Venezia, poi effettivamente vedendo il racconto, lo storytelling che ci sta dietro, ci sta. Poi non si notava neanche dalle foto, perché anche qua le foto non è che erano proprio le migliori. Però meglio delle prime, sì, meglio della prima maglia. Tipo la scritta Venezia in bianco, io non l'avevo neanche notata, per dire, che non si nota troppo effettivamente.
Poi dobbiamo anche aspettare che diventano, Sì. cioè, che siano in vendita sul sito e da lì poi si capisce veramente. Sì, ma poi anche indossate, cioè dai giocatori Esatto. qua sono sempre, cioè, ti fanno vedere quello che vogliono, poi la vedi nella sua interezza, la vedi nelle partite, cambia l'idea, cioè ho avuto la stessa cosa l'anno scorso, sia con la prima che con la seconda, come dire, ho cambiato parere man mano il campionato che scorrevo le giornate, comunque mi ci sono un po' affezionato a quelle maglie lì, però anch'io di primo acchito non mi erano tanto piaciute, poi le abbiamo anche acquistate, la seconda, quindi Sì. alla fine ci è piaciuta, no? Sì. Cosa che a prima occhiata non mi erano piaciute, ecco. Qui devo dire che come di primo acchito la seconda è meglio della prima, però man mano che passano i giorni sto notando che mi piace sempre di più, cioè che la rivedo e dico cavolo è bella, cioè è veramente bella. E poi non piacerà a tutti, però devo dire che a livello di gusto, un po' facendo il sondaggio, da quanto si capisce, alla maggior parte della gente piace molto, anche più della prima, quindi hanno fatto di fatto un buon lavoro gli stylist, i designer, non so come definirli, quindi no, su poi quello vogliamo sapere la vostra, cioè diteci perché vi piace, perché non vi piace, scrivete tutto qua sotto, o semplicemente a livello di gusto, senza andare lì a analizzare il tessuto, le robe, che vabbè, tanto poi la vista è quella che comanda, no? Dire mi piace o non mi piace, non è che stai lì a vedere dietro la storia. In questo caso ha un senso, perché comunque c'è un senso dietro la realizzazione della divisa, però comunque fateci sapere voi cosa ne pensate, anche solo per gusto personale, ecco. Esatto. A livello di amichevoli, adesso inizia la tournée in Belgio e in Francia, e appunto la prossima data dell'amichevole sarà domani, appunto alle 7:30 di sera. Purtroppo non possono essere trasmesse, perché sennò le commenteremo, perché c'era qualcuno che ci aveva detto non so come di fare l'analisi della partita, ma se non c'è la partita, cioè se non c'è la visione cosa commentiamo, quindi niente, sostanzialmente impossibile. Sì, dovremmo andare lì a vederla, però o magari magari lì il Venezia, non lo so, vedremo, vi faremo sapere, però non credo, 99% sarà no. No, probabilmente no, purtroppo, perché sarei molto curiosa anch'io di vederla in qualche modo, però Madonna, da quello che so io non sono trasmesse, no. Poi non lo so. No, vedremo questi giorni, casomai, insomma, teniamoci aggiornati, vi aggiorniamo, ci informeremo anche noi. Sì, al di là di questo, altre amichevoli comunque sono andate bene, avversari ovviamente nettamente, stranettamente inferiori, giusto per fare un po' di minuti, mettere minuti sulle gambe vari giocatori nuovi, tanti hanno segnato così dei nuovi. A livello di amichevoli poi, più che altro lì ci tenevo a sottolineare che Stropa se n'era uscito dicendo che comunque la rosa da puntellare, e adesso andiamo proprio a parlare di questo, di mercato, perché comunque dice per avere una rosa altamente competitiva serve ancora qualcosa, non è totalmente soddisfatto di quel che ha in questo momento. Per me si riferisce soprattutto più che altro alla situazione esterni, giocando con un 3-5-2 al 99% non è un dettaglio. No, sono i giocatori più importanti nel modulo questo qua. Quindi effettivamente si sono concentrati più sull'attacco, circa, prendendo i primi giocatori che sono arrivati erano quelli, che in realtà era il primo problema dell'anno scorso, l'attacco, quindi è comprensibile la cosa. Anche difensori, siamo a posto, adesso dobbiamo vedere appunto cosa succederà con quelli che usciranno, anche lì si dovrà sistemare qualcosa probabilmente. Per forza, siamo in troppi. Quindi in realtà c'è un problema, perché adesso siamo al 1 agosto e non è ancora uscito nessuno tra i big che dovevano uscire, e non è entrato nessuno per sostituirli, perché non sono uscite. Siamo un po' in ritardo, secondo me. Più che altro è un ritardo, cioè Antonelli per me si è mosso velocemente su quei 5 acquisti che abbiamo fatto, mi pare, subito, quindi lì siamo stati anche noi sorpresi, no? dalla velocità nel chiudere le operazioni, e adesso inevitabilmente siamo troppi. Si aspettava che magari qualcuno partisse, purtroppo in queste situazioni, cioè in questo caso il mercato di uscita ti permette di sbloccare poi il mercato in entrata, no? Chiaramente, è logica. Ma tutti vorremmo che come dire, le entrate si sbloccassero con uscite
magari degli esuberi, non tanto di un, non so, di un Izes, ecco, però purtroppo è così, ma penso sia un po' in tutte le squadre, più che gli esuberi che se ne vanno, di solito quelli più appetibili sono proprio i giocatori più forti che hai, e quelli sono quelli che possono permetterti purtroppo di sbloccare il mercato in entrata con nuovi soldi, e poi ovviamente il posto stesso che non viene più occupato dal giocatore che è venduto. Ecco, questi big di cui stiamo parlando appunto sono, Candé, che è conteso tra Cremonese e Verona, con sostanzialmente la Cremonese che ha offerto 3 milioni, in teoria da quanto si è capito il Venezia avrebbe anche accettato, forse un po' bassa come richiesta secondo me per non lo so, perché comunque le potenzialità. l'hai preso a poco, non mi ricordo esattamente a quanto l'ha preso tipo il Venezia. 700.000 per col fatto che siamo retrocessi, che c'era un obbligo di riscatto, ma era minore se fossimo retrocessi. Sì, quindi l'abbiamo preso poco, farebbero una grande plusvalenza. Quello in questo sì. modo. Però vale di più. Candé, quando abbiamo fatto il video quella volta di chi potrebbe andare via in caso di Serie B, in caso di Serie A, Candé l'avevamo messo come giocatore che sarebbe restato, mi sembra. Sì, almeno nelle nostre volontà. Sì. Poi purtroppo il mercato è così. Sì, comunque 3 milioni sono pochi, però effettivamente è stato un anno da noi, non è che è un giocatore che è rimasto... Cioè metà. Sì, è pochissimo. Quindi ci sta anche 3 milioni, fai una grande plusvalenza. Sì, quello è vero. Cioè, forse se fosse rimasto anche quest'anno in più sarebbe valso anche di più, forse. Che non lo so, però col valore della Serie B non so quanto ti dà di più. Vabbè, comunque allora devi sfruttare questa occasione, 3 milioni, perché magari il prossimo anno lo vendi anche a meno. Può essere, però secondo me, no, non ti dico devi venderlo a 10, per carità, però almeno, non lo so, 5 butto lì, comunque vedendo il panorama dei difensori, comunque secondo me ha fatto benissimo, è tutto, non dico 3 ma almeno un 5, che ne so, 6, però potevi raggiungerlo, comunque magari entravano in campo anche altri compratori, altri tipi di compratori, perché non so, se vendi a 3 attiri un po' l'attenzione di quel tipo di squadre, di bassa Serie A, di squadre che si giocano la salvezza, quindi non so, vabbè, per me potevi usare un po' di più, però capisco, insomma, sono questioni anche finanziarie, così, però secondo me come valore il giocatore ce l'ha, quindi probabilmente, insomma, 99% che lui partirà. Sì, lui in teoria non vorrebbe andare alla Cremonese, da quello che abbiamo capito. Il Venezia comunque ha accettato, non è convinto della Cremonese, ma del Verona in teoria sì. Il problema è che Verona non ha offerto 3, esatto. Ha offerto mi pare massimo 2 perché aveva rilanciato, però appunto c'è una bella differenza. In questo caso qua da capire, speriamo che il Verona rilanci a questo punto, se proprio vuole andare lì, che vada, insomma, cioè, però che si sblocchi. Sì. Che si sblocchi poi anche la questione Ristanio, perché anche lì c'è una questione che il Torino lo vuole, si è capito, ormai sarà da un mese che mi chiede questa trattativa comunque. Sì, dall'inizio. Con il Torino che offre praticamente un prestito oneroso con diritto di riscatto. Antonelli dice non abbiamo necessità di vendere subito per forza, quindi chiediamo quello che riteniamo giusto per il giocatore, ossia circa una decina di milioni spalmati, ossia non proprio, come dire, tutti subito, magari accetterebbe anche un prestito oneroso, quindi su questo ci siamo, però almeno l'obbligo di riscatto chiede Antonelli, cosa che il Torino non vuole offrire, Caino non vuole offrire, offre massimo un diritto, perché si sono anche già un po' sistemati loro, da quanto ho capito, sugli esterni con le ali, perché Baroni gioca così, gli serve quel tipo di giocatori, ne servono diversi, però insomma secondo me fa bene a insistere Antonelli e resistere. Poi il giocatore è chiaro che piace la destinazione, perché comunque Serie A è tutto. Sì. È una di quelle notizie più... forse è l'unica notizia vera effettivamente che sta andando avanti da che c'è una trattativa. Tanto tempo, e forse è una di quelle che potrebbe sbloccarsi prima tra forse sì. E io sono d'accordo con Antonelli, ovviamente, cioè chiedi un obbligo, perché già che volevi venderlo e neanche darlo in prestito come prima cosa, poi è sceso
al prestito. In teoria forse con anche obbligo. sceso di prezzo, al posto di 18, dopo un capito. Quindi comunque Antonelli si sta un po' ammorbidendo, Sì, cercando di tocca. farlo andare via in qualche modo, perché ormai Oristano secondo me si è messo in testa di Sì. andare via, quindi comunque devi trovare un accordo, qualcosa. Speriamo che almeno Cairo riesca ad accettare l'obbligo, però non so, non si sa mai. Per me lo accetterà, però a fronte di un abbassamento ancora della richiesta ulteriore, cioè che si arriverà tipo ai 7 complessivi e quindi lì si sblocca, perché va così. Forse anche senza... E anche agosto, cioè se non lo sblocchi adesso... senza prestito oneroso forse anche, aggiungo. Secondo me non li darà mai tutti. Per me sarà comunque oneroso e a raggiungere i 7/8, non so se riesce nella cosa. Non so se l'offerta è giusta a livello di soldi, proprio a livello di quantità, però vabbè, perché secondo me il giocatore è da valorizzare, tutto ha caratteristiche interessanti, uniche, almeno per il panorama italiano, a livello di dribbling, di saltare l'uomo, l'ho già detto, però è così, quindi secondo me ne varrebbe qualcosina in più, però quando il giocatore ha ormai la volontà di andare è difficile poi. Lo trattieni uno che per carità, cioè che ok che è un contratto lungo, però non vuole giocare più da te. Sì. Quindi lo faremo partire quasi sicuramente. E tra l'altro sì, secondo me adesso, rispetto a quello che dicevi, cioè adesso comincerà il vero mercato, il rush finale, perché ad agosto si sblocca un po' tutto. Secondo me, mio parere, vedremo parecchie operazioni adesso. Quel mercato in uscita che si sblocca. Anche per dire, un Nicolussi Caviglia non ho più sentito, a parte interessamenti da tutto il mondo, perché uscivano una squadra al giorno di interessamenti, ma in concreto non c'è niente. È quello il problema. E quindi così, passando a uno invece che c'è qualcosina, però anche lì non si è chiuso nulla. Izes, che sì, ci sono stati interessamenti, offerte, ma nulla di sostanzioso. Cioè, un giocatore che vale, un giocatore per me fortissimo, che nella presentazione della squadra ha detto forse la dichiarazione un po' più calda, non saprei come definirla, ossia che il mercato è pericoloso. Dice, sono contento qui, sono orgoglioso di essere capitano, ma mette già le mani mercato, avanti. esatto, però in realtà paraculo, non il mercato è pericoloso. Ci sta. Non è che ha detto una cosa assurda che non ci aspettavamo, comunque tutti sappiamo come andrà a finire, non è che ci illudiamo e diciamo rimarrà sicuramente. Però di offerte concrete? Però esatto, di offerte concrete non sono arrivate. Sì, il Genoa si era un po' spinto avanti, però l'offerta non era giusta. Troppo bassa. Secondo me, io ho paura più che altro che le squadre aspettino verso la fine del mercato, così il Venezia non può più... Per me tanto adesso. Non può chiedere il prezzo che vuole, perché a fine mercato devi vendere, quindi saremo costretti ovviamente a svendere giocatori, come sempre fatto. Sì, non tanto secondo me a livello di cosa economica, ma di volontà di giocatori. Sarai forzato più che altro da quello, anche di tenerti i giocatori scontenti, che non va mai bene, più che altro quello. E quindi niente, staremo a vedere, però anche lì non lo so, ci sono delle situazioni che dico che magari uno, ecco, me la butto lì, secondo me uno tra Oristano, Izes e Nicolussi, secondo me uno di questi rimane. Candelo vedo già partente, per dire. Uno dei tre potrebbe rimanere. Magari Nicolussi Caviglia me lo almeno terrei. Nicolussi. Sì, anche perché dove lo trovi uno come lui? Cioè, è molto difficile. Sì, ma no, ovvio, da quel punto di vista lì, ovvio, però dico, mi sembra strano, cazzo, cioè per le sue qualità. No, secondo me stanno aspettando la fine del mercato, così veramente possono venderli a poco, perché tanto ormai le squadre sanno già che vogliono andare via questi giocatori, ma il problema è che se non li vendi non puoi acquistare altri giocatori, cioè ti ritroverai all'ultimo a dover fare tutto negli ultimi giorni. Ma è un problema, sì. Cioè, nel senso, so che abbiamo in teoria bloccato un po' Boine, o comunque c'è più di una trattativa in piedi da questo punto di vista, in caso partisse Nicolussi, però appunto non ci sono segnali in merito, o magari a giorni esce che è in chiusura e finisce lì la questione, verremo smentiti, però da quanto risulta a noi o comunque a tutti noi non vedo nulla in piedi, quindi secondo me uno di questi rimarrà. A questo punto spero anche Nicolussi Caviglia
se proprio, o Izes, ecco. Staremo a vedere e speriamo che appunto non succeda quello che hai detto tu, cioè nel senso che si presentino tutti il 28 agosto, cioè perché comunque dopo ti troveresti nella cacca tu. Sì, devi comunque liberare i posti fisici, cioè, hai bisogno di mandare via gente perché non puoi acquistare nessuno in questo momento. Gli esuberi non vanno via. La rosa è troppo corposa, gli esuberi rimangono. Per ora. Sì, quindi dobbiamo assolutamente vendere. Sì, perché possibile, però... bisogna vendersi. Perché a livello di cessioni poca roba. Cioè, oltre alla rescissione di Cernigoi, ecco, di cui dovevamo parlare, che ringraziamo tantissimo perché comunque è stato un giocatore importante, assolutamente ben voluto dai tifosi. Purtroppo ultimo anno con Di Francesco un po' l'inizio campionato, un po' giocato, che era rimasto alla fine, poi è scomparso definitivamente nelle gerarchie, sempre più in basso, e quindi insomma l'unica, però non la puoi considerare cessione, insomma è una rescissione consensuale, quindi adesso si trova la squadra, le auguriamo tutta la fortuna del mondo. E cosa rimane? Più che altro, cioè, ok, che la squadra sostanzialmente, giocassimo domani, secondo me, la squadra, non dico che è pronta, però difesa, portieri prontissimi, difesa bene, centrocampo bene, attacco bene, ti sei rinforzato, hai preso quello che dovevi prendere, anzi con una Durante hai fatto un super colpo, hai preso Casas, quindi sei completo. Il problema sono gli esterni. Cioè, giocassimo domani avremmo un grossissimo problema di esterni, giocheremo con esterni che nel 3-5-2 sono importantissimi, di cui ti fido fino a un certo punto, a parte Compagnon, dico. Il resto è rimasto Abs, c'è ancora Sagrado. Effettivamente è veramente un problema. È da sistemare. È da sistemare. Però rimane sempre che se non esce nessuno non può entrare nessuno. Purtroppo sì, un problema potrebbe essere grosso da questo punto di vista. Speriamo si sblocchi, perché almeno comunque si parlava di un Oliveri che era già addirittura d'arrivo, sembrava già addirittura, però purtroppo siamo in tantissimi e prima esce qualcuno e poi verrà comunque acquistato il giocatore, che sia lui o un altro esterno, dico. Si parlava anche di Azzi, della Cremonese, insomma questi sono i nomi in entrata a livello di esterni che potrebbero starci, che circolano. Staremo a vedere, comunque devono uscire dei giocatori, purtroppo saranno questi qua i più papabili, ossia i big, purtroppo non gli esuberi, perché anche quelli aiuterebbero, però insomma va così, è il mercato. Fateci sapere voi qua sotto cosa ne pensate, scrivete pure qua sotto tutte le vostre opinioni sui vari temi di cui abbiamo parlato. Chi non è ancora iscritto si iscriva, chi vuole abbonarsi per sostenerci si abboni, che comunque sta arrivando pian piano, arriva la nuova stagione e insomma avremo contenuti tutti dedicati anche a loro, poi rimarranno tutti quegli altri insomma classici, gratis per tutti, e nulla, è sempre Forza Venezia. È sempre Forza Unione.